Ce l'abbiamo fatta! Sta succedendo di nuovo. Esatto. Inizia il secondo round in Asia. Sì, non vediamo l'ora. Arriviamo. Ciao ragazzi, in questo video vi portiamo con noi durante il nostro viaggio di 15 ore da Milano a Bangkok con Qatar Airways. Quindi mettetevi comodi e si parte! Bangkok, siamo pronti. Abbiamo appena lasciato le valigie così siamo più comodi. Sì. E adesso attraversiamo tutti i controlli. Così, colazione, perché ci siamo svegliati alle 5 di questa mattina e ancora non abbiamo fatto colazione, se non bevuto un bicchiere d'acqua e basta, quindi caffè d'obbligo. Tra l'altro l'ultimo espresso qui in Italia per i prossimi forse 6 mesi. Sì, ma non ci siamo fatti fregare questa volta perché nella valigia ci siamo messi la moka. Ah, è quindi vero. non andiamo più in astinenza. No, esatto. Comunque quest'anno cos'è bello viaggiare senza mascherine. Sì. Mamma mia, ce la facevamo più. Anche perché con la mia fortuna qualche giorno fa ho preso il raffreddore, quindi Sei imbottita di tachipirina e vitamina C. quindi sono stata fortunata, dai. Se mi succedeva l'anno scorso mi sa che mi lasciavano a casa Era un casino, direttamente. esatto. L'ultimo caffè italiano per un po'. Io invece mi sono presa una brioche al pistacchio perché l'anno scorso me la sono sognata, l'ho presa, l'ho trovata. A Bangkok. Pensavo fosse pistacchio, invece era tè verde. La delusione di Valentina era vedere quella faccia, proprio la delusione stampata così, è stato imbarazzante. Avevo visto la crema verde, ho detto sì, la brioche al pistacchio l'ho trovata, invece era il tè verde, amaro. Bene, come avete visto viaggiamo con Qatar Airways e quindi destinazione a Bangkok come accennavamo prima, e questa volta ci fermiamo 45 giorni, quindi sfruttiamo tutto il visto perché adesso hanno cambiato un po' le regole, quindi dal 31 di ottobre o dal 1 di ottobre fino comunque al 31 di marzo all'ingresso abbiamo 45 giorni col passaporto italiano e una serie di passaporti, quindi c'è una lista. Comunque il passaporto italiano rientra tra quelli che all'arrivo ti stampano il passaporto e 45 giorni, non più 30. Quindi dopodiché rinnoveremo per altri 30 giorni, quindi in totale saremo circa 75 giorni in Thailandia prima di visitare un altro paese. Quindi questa volta un po' più, diciamo, fermi in un posto, perché comunque saremo sicuramente un mese a Bangkok, magari prolungheremo, vediamo. Abbiamo in mente un sacco di contenuti da portare, soprattutto su Bangkok, quindi se avete qualche suggerimento scrivetecelo nei commenti così prendiamo spunto. Esatto. Comunque questo video è dedicato praticamente a questo transfer qua e infatti dopo, quando arriveremo a Doha, vi mostreremo un pochettino l'aeroporto. Vediamo un po' com'è e se è cambiato, anche perché comunque con la storia dei mondiali sicuramente c'è più gente in giro, quindi vediamo com'è che si sono preparati a questo. Mamma mia, fino adesso è proprio stress free perché è andato tutto liscio come l'olio, non abbiamo perso 5 minuti da nessuna parte, infatti sono stracontento, abbiamo un sacco di tempo per fare 2 riprese con calma, rilassarci prima del volo e niente, dai, molto tranquillo. Pensavo peggio, visto che comunque diciamo che è tutto riaperto rispetto all'anno scorso a novembre, quando siamo partiti noi, che comunque l'aeroporto era molto vuoto, e anche in quel caso lì comunque è stato molto tranquillo tutto il processo per arrivare fino al nostro gate. Però anche adesso è davvero tutto tranquillo, niente, stracontenti. Comunque possiamo sicuramente dire che l'aeroporto è molto più pieno. Guardate qua. Non è la prima volta che viaggiamo con Qatar Airways, e a dire la verità non sempre ci siamo trovati benissimo, ma questo volo non è stato per niente male, i posti erano molto confortevoli, l'atmosfera gradevole ed anche il cibo non era male.
Noi abbiamo preso manzo patate, un po' fluorescenti, con focaccia, pasta con verdure e budino, vaniglia e frutti di bosco. Poi una bella carrellata di film e cartoni fino a Doha. Siamo arrivati all'aeroporto di Doha, quindi uno di due del nostro volo è andato e siamo qui nella zona centrale dell'aeroporto dove c'è il famoso orsacchiotto, quello lì, pelusciotto, quello lì giallo. Vedete qua? Quello lì. E tra l'altro per i mondiali hanno fatto questo tema calcio, tipo campo da calcio che vedete qua nelle immagini, e dietro di noi c'è qua il pallone bellissimo, gigante, e sponsor Adidas ovviamente. Bello, un sacco di gente in giro. L'anno scorso qui non c'era quasi nessuno, era abbastanza vuoto, infatti adesso un sacco anche di ristoranti dentro qua sono aperti, quindi tutta un'altra atmosfera. Pallone originale $172. Allora, possiamo dire due cose su questo volo Milano-Doha. Allora, la prima è che non ho trovato l'amenity kit, quindi le salviette per le mani, gel, non c'era questa volta, strano, ma non ce l'aveva nessuno, non solamente il mio sedile. L'altra che rispetto alla volta scorsa il cibo era un po' più buono. Io l'ho assaggiato solamente per poterlo dire in questo video, però poi mi sono portato il mio panino fatto in casa perché non mangio quasi mai cibo in aereo, mi dà davvero fastidio. E niente, però se possiamo dire una cosa favorevole in favore appunto di Qatar Airways, che il cibo sembra essere migliorato. Che è successo? È starnuto, mamma mia, che pizza. Sinceramente pensavamo di trovare molti più riferimenti ai mondiali che si terranno qui, ma non importa perché 2 ore di scalo non sono poi così tante. Quindi dopo una bella camminata per sgrancherci le gambe e una bottiglia d'acqua e un caffè pagati 10 euro, che dolore! Siamo risaliti sul prossimo aereo, precisamente su un Airbus 380. Anche questo abbastanza confortevole in economy. Abbiamo mangiato riso e pollo, pane e questi spaghetti, che era meglio non mettere, ma si sono rifatti con una buonissima crema al caffè per dessert, con cioccolatino a tema. E dopo qualche primo segno di stanchezza e altri cartoni di intrattenimento vario, siamo finalmente arrivati a Bangkok. Siamo carichi. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a Bangkok, appena atterrati. Sono le 2 di notte per noi. Sì, sono le 2:30 del mattino per noi, qui invece sono le 6:30. A parte la mia faccia da 24 ore senza sonno, però ci hanno già chiesto il canale YouTube alla dogana praticamente, quindi sono troppo gentili qua, ci divertiamo tantissimo in Thailandia. Infatti non vediamo l'ora di creare un sacco di contenuti, abbiamo un sacco di idee, siamo carichissimi, non vediamo l'ora di domani praticamente. Eccoci ragazzi, noi siamo arrivati in hotel e siamo crollati, ci siamo giusto dati una rinfrescata e buttati a letto e sono passate qualcosa come 5 ore. Doveva essere qualcosa, un riposo da 2 ore, invece eravamo davvero cotti, anche perché siamo arrivati qua che eravamo tipo forse 23 ore senza sonno e quindi non ce l'abbiamo fatta, appena abbiamo visto il letto siamo crollati. Dai ragazzi, ce l'abbiamo fatta, quasi raggiunto il nostro residence. Sono stanchissima. Adesso usciamo, andiamo a fare qualche spesuccia per i prossimi giorni, visto che qua abbiamo anche la cucina, e se riusciamo anche a farci un bel massaggio per combattere il jet lag. Sì. Noi ci vediamo al prossimo video, forse dove saremo un po' più presentabili. E vi faremo vedere poi la camera meglio. Sì, esatto, vi faremo vedere la camera che abbiamo preso per un mese qui a Bangkok, quindi rimanete con noi. Alla prossima, ciao! Ciao, grazie! Pronti per una nuova avventura, capitolo 2. Inizia il secondo round. Round, non round. Cioè, tra l'altro sono nella direzione sbagliata perché dobbiamo andare dall'altra parte, siamo già in confusione questa mattina. Ma perché mi stai riprendendo? Che devo prendere l'aspirina? Esatto. Che bello!
Ma come faccio ad avere questa energia? Sei carica? Ti senti bene? Abbastanza bene. Dopo l'aspirina meglio. Ma lo stesso non vedo l'ora di riposarmi appena salgo sull'aereo. Di mettermi un film e dormire. Dopo? Che senso ha mettere un film e dormire? No, mettere un film e rilassarmi per poi cercare di addormentarmi.